Ciao e benvenuti a un altro episodio della nostra serie, Quiz Patente B. In questo episodio faremo un'altra simulazione di 30 domande. Conoscete già le regole: domanda, risposta e spiegazione. Non limitatevi a guardare e andare via. Se trovate utile questo video, vi prego di sostenermi iscrivendovi, mettendo mi piace, commentando e condividendo questo video perché mi è costato molto tempo e impegno. Grazie per la vostra comprensione. Senza perdere troppo tempo, cominciamo. La doppia striscia continua in figura è di colore azzurro nei parcheggi a pagamento. Falso. Nei parcheggi a pagamento il bordo degli stalli è di solito tracciato con strisce blu, non con la doppia striscia continua. La doppia striscia continua, quella al centro della carreggiata, è normalmente bianca e serve a separare i due sensi di marcia su strade a doppio senso. Non va oltrepassata e, in particolare, non consente di svoltare a sinistra o fare inversione attraversandola. Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate. Vero. Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, cioè il peso massimo del veicolo quando è carico, hanno, in pratica, gli stessi limiti delle autovetture. Sulle strade extraurbane secondarie il limite ordinario è 90 km/h, salvo diversa segnalazione. Questo vale proprio perché il veicolo rientra nella fascia, fino a 3,5 tonnellate, e non in quella degli autocarri più pesanti, che hanno limiti più bassi. Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che potrebbe diminuire notevolmente la velocità. Vero. Un autotreno è lungo e ha bisogno di molto spazio per curvare. In una strada stretta, per riuscire a svoltare a destra può essere costretto a rallentare molto, anche quasi fermarsi, e spesso deve allargare la traiettoria spostandosi un po' verso sinistra prima di completare la svolta. Chi arriva dietro o a fianco deve quindi aspettarsi una forte riduzione di velocità, mantenere distanza e non mettersi in una posizione che possa intralciare la manovra. Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero. Falso. Trasportare un passeggero aumenta il peso che grava sulle ruote. A parità di fondo stradale e di condizioni, questo tende a far aumentare la forza di contatto tra pneumatici e asfalto, quindi l'aderenza non diminuisce, solo perché c'è un passeggero. Quello che invece cambia davvero è la guida. La moto diventa più pesante e meno pronta, può cambiare la distribuzione dei pesi e il baricentro, e quindi può risultare più difficile frenare e curvare con la stessa rapidità. Servono più anticipo e più dolcezza nei comandi. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si sistemano i bagagli sul tetto dell'autovettura. Falso. Mettere i bagagli sul tetto, con portapacchi, barre o box, aumenta la resistenza dell'aria. L'auto fa più fatica ad avanzare, soprattutto a velocità sostenuta. Di conseguenza serve più carburante per percorrere la stessa distanza e, se aumenta il consumo, aumentano anche le emissioni, e quindi l'inquinamento, non diminuiscono. In più, un carico sul tetto può rendere il veicolo meno stabile, baricentro più alto, quindi è un'abitudine da usare solo se indispensabile e con carico ben fissato. Il segnale in figura indica che possono parcheggiare tutti i veicoli tranne gli autobus. Vero. Il segnale principale P indica un'area di parcheggio. Il pannello integrativo con la scritta "eccetto" e il simbolo dell'autobus introduce un'eccezione. Significa che il parcheggio è consentito a tutti, ma non ai veicoli rappresentati nel pannello, cioè gli autobus. In pratica, auto, moto e gli altri veicoli possono parcheggiare, gli autobus sono esclusi. In un secondo, si percorrono circa 10 metri se si viaggia a 100 km/h.
falso, A 100 km all'ora l'auto percorre in un secondo molto più di 10 metri. Per capirlo basta trasformare i chilometri orari in metri al secondo, si divide per 3,6. Quindi, 100 diviso 3,6 diventa 27,8 metri al secondo, cioè circa 28 metri in un secondo. Dire 10 metri è quindi troppo poco. Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario. falso, L'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a chi è ferito in un incidente non riguarda solo medici o personale sanitario, riguarda chiunque sia coinvolto nell'incidente e, in generale, chi si trova sul posto e può aiutare senza mettere in pericolo se stesso o gli altri. Prestare assistenza non significa fare manovre mediche se non si è capaci. Spesso la cosa corretta è chiamare subito i soccorsi, mettere in sicurezza la zona, per esempio segnalare il pericolo, e aiutare in modo prudente, evitando azioni rischiose come spostare un ferito senza necessità. Ignorare un ferito e andare via può avere conseguenze molto gravi anche dal punto di vista legale, perché l'ordinamento punisce chi non presta aiuto quando può farlo. Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 50 metri dai veicoli sopraggiungenti. falso, Il triangolo va posizionato dietro al veicolo, o all'ostacolo, e, in condizioni normali, a circa 50 metri di distanza. Però la cosa fondamentale è che deve risultare ben visibile da molto più lontano, cioè da almeno 100 metri per chi sopraggiunge. Se c'è un incrocio o una curva prima dei 50 metri, il triangolo va messo nel punto più adatto a farsi vedere in tempo, anche se la distanza dal veicolo non è esattamente 50 metri. Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione. vero, Nei centri abitati non è consentito lasciare in sosta un rimorchio sganciato dal veicolo trainante. Un rimorchio staccato può creare intralcio e ridurre la sicurezza, ingombro, visibilità, manovre degli altri veicoli. È ammesso solo se c'è una segnalazione specifica che lo permette, per esempio un'area o uno spazio indicato dove la sosta dei rimorchi staccati è autorizzata. Lo spazio di frenatura diminuisce se le ruote si bloccano. falso, Quando le ruote si bloccano, l'auto, o la moto, non rotola più ma tende a scivolare. In questa situazione la frenata diventa meno efficace e spesso serve più strada per fermarsi. Inoltre, con le ruote bloccate, lo sterzo conta molto meno. Il veicolo tende ad andare dritto e diventa più difficile evitare un ostacolo mentre si sta frenando. Per questo esistono sistemi come l'ABS, che hanno proprio lo scopo di evitare il bloccaggio delle ruote durante una frenata intensa, mantenendo migliore controllo e, in molte condizioni, anche una frenata più efficace rispetto al bloccaggio. Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione non può svolgersi contemporaneamente nei due sensi. vero, Questo segnale avvisa che, più avanti, c'è una strettoia, per lavori, ostacoli, ponte stretto, frana o restringimento della carreggiata, dove non c'è spazio per due veicoli che si incrociano. Per quel tratto, quindi, il traffico procede a senso unico alternato. Passa prima un senso di marcia e poi l'altro. In pratica, chi incontra questo segnale deve regolarsi sapendo che può essere necessario attendere e dare la precedenza ai veicoli che arrivano dal senso opposto, perché il passaggio non consente il transito contemporaneo nei due sensi. Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dobbiamo dare precedenza. vero, Il segnale mostrato è un preavviso di dare precedenza. Ti avvisa che più avanti troverai un incrocio dove dovrai cedere il passo. Il pannello con la distanza, per esempio 320 metri, indica quanti metri mancano dall'incrocio in cui dovrai dare precedenza. Quindi non significa dare precedenza subito qui, ma preparati, cioè rallenta,
Osserva bene la strada e sii pronto a fermarti se arrivano veicoli con precedenza. Circolare con un'autovettura su autostrada o su strada extraurbana principale avendo conseguito la patente di categoria B da meno di 6 mesi comporta una perdita di punti sulla patente. Falso. Guidare un'autovettura in autostrada o su strada extraurbana principale con la patente B presa da poco non fa perdere punti automaticamente. La perdita di punti avviene solo se si commette un'infrazione, per esempio superare i limiti, usare il telefono, mancata precedenza, eccetera. Quello che cambia per chi ha la patente da poco è che, per un periodo più lungo di 6 mesi, valgono limiti di velocità più bassi. Nei primi 3 anni non si devono superare 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali. In più, se nei primi 3 anni si commette un'infrazione che prevede decurtazione, i punti sottratti possono essere raddoppiati rispetto a un conducente non neopatentato. Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A, V e C passano contemporaneamente. Falso. Nell'incrocio della figura non ci sono semafori né segnali di precedenza, quindi si applica la precedenza a destra, valutandola rispetto alla traiettoria che ogni veicolo vuole seguire. Il veicolo A alla destra, libera, lungo la sua traiettoria, quindi può passare per primo. Il veicolo E ha sulla destra il veicolo A, quindi passa dopo A. Il veicolo V ha sulla destra il veicolo E, quindi passa dopo E. Il veicolo H alla destra occupata, da V ed E, quindi passa dopo V. Il veicolo C alla destra occupata da H, quindi passa per ultimo. Di conseguenza A, V e C non possono passare insieme. A passa prima, V passa solo dopo E C passa alla fine. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di più strade regolato con circolazione nel senso indicato dalle frecce. Vero. Il segnale triangolare con le frecce in cerchio avvisa che più avanti, a 150 metri, c'è un'intersezione a rotatoria, cioè un incrocio tra 2 o più strade dove i veicoli devono immettersi e circolare seguendo il senso indicato dalle frecce. Serve quindi a prepararti a rallentare, controllare il traffico in rotatoria e regolarti con la precedenza prevista in quel punto, spesso indicata da apposita segnaletica all'ingresso. Il segnale raffigurato indica la presenza di un dispositivo da utilizzare in caso di richiesta di soccorso stradale. Vero. Il segnale SOS è un segnale di indicazione. Segnala che in quel punto, o nelle immediate vicinanze, c'è una colonnina o un apparecchio di chiamata per chiedere assistenza e soccorso stradale. Di solito lo trovi lungo autostrade o strade principali e serve quando hai un guasto, un incidente o un'emergenza e vuoi contattare rapidamente il centro di assistenza. Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a 2 ruote, è bene farlo in impennata in modo da non farvi transitare sopra la ruota anteriore che è quella direttrice. Falso. Con pioggia, rotaie del tram e tombini diventano molto scivolosi perché sono superfici metalliche o lisce che offrono meno aderenza dell'asfalto. Fare un'impennata è pericoloso. Rende la moto meno stabile, riduce il controllo e aumenta il rischio di sbandata o caduta, soprattutto proprio su superfici con poca aderenza. La cosa corretta è attraversare questi punti con prudenza. Rallentare prima, mantenere la moto il più possibile dritta, evitare frenate brusche e accelerazioni decise mentre si è sopra la rotaia o il tombino, e, se possibile, passare con una traiettoria che tagli le rotaie quasi perpendicolare per non seguire il solco. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ad un'autovettura che traina un rimorchio per imbarcazione. Falso. Il segnale indica divieto di transito ai veicoli a motore che trainano un rimorchio. Quindi non possono passare né le auto con caravan né le auto che trainano un rimorchio per imbarcazione, perché sempre di rimorchio si tratta. Il divieto può avere eccezioni solo se c'è un pannello integrativo che lo limita,
per esempio consentendo il transito se il rimorchio non supera una certa massa. Senza quel pannello, il transito resta vietato a chiunque traini un rimorchio. Per una maggiore sicurezza, è consigliabile che nel rimorchio il carico venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si trovino il più vicino possibile al suo asse. Vero. Nel rimorchio la stabilità dipende molto da come è distribuito il peso. Se gli oggetti più pesanti vengono messi vicino all'asse, cioè nella zona centrale delle ruote, il rimorchio tende a rimanere più equilibrato e a oscillare meno durante la marcia. Al contrario, se concentri il peso troppo davanti, verso il gancio, o troppo dietro, aumenti il rischio di instabilità. Possono comparire serpeggiamenti del rimorchio, maggiore difficoltà in frenata e nelle curve, e in generale una guida meno sicura. Oltre alla posizione, è importante anche fissare bene il carico, così non si sposta durante la marcia. L'assunzione di alcol può far diminuire il livello di attenzione. Vero. L'alcol è una sostanza che agisce sul sistema nervoso e riduce la capacità di restare concentrati e vigili. Con l'alcol è più facile distrarsi, accorgersi tardi di un pericolo e reagire con ritardo. In pratica, dopo aver bevuto possono peggiorare attenzione e concentrazione, si perde il focus sulla strada, tempi di reazione, freni o sterzi più tardi, valutazione di distanze e velocità e capacità di giudizio, si sottovalutano i rischi, possibile sonnolenza oppure, al contrario, euforia e imprudenza. Entrambe sono pericolose perché portano a guidare peggio. Il dispositivo luminoso in figura è costituito da luci lampeggianti alternativamente che si accendono durante la fase di apertura, sollevamento, delle semibarriere. Falso. Le due luci rosse lampeggianti alternativamente servono ad avvisare che il passaggio a livello sta diventando pericoloso e che bisogna fermarsi. Nei passaggi a livello con semibarriere, queste luci entrano in funzione subito prima dell'inizio dell'abbassamento, chiusura, delle semibarriere, non durante la loro apertura. Restano attive mentre il treno sta transitando, e finché la manovra di chiusura è in corso, e si spengono quando la situazione torna sicura, quindi non si accendono per l'apertura. Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello stato italiano. Vero. Se il furto avviene all'estero, bisogna denunciare subito alle autorità locali, polizia del posto, perché è la segnalazione ufficiale dell'evento. Però, per la gestione della pratica con una compagnia assicurativa italiana, in genere è richiesto anche di ripetere la denuncia in Italia al rientro, presentandosi presso le autorità italiane competenti. Questo passaggio serve a formalizzare l'evento anche nel sistema italiano e a completare la documentazione che l'assicurazione può chiedere per aprire e gestire correttamente la pratica di furto. Nella pratica conviene conservare l'originale o copia della denuncia fatta all'estero, informare l'assicurazione il prima possibile e seguire le indicazioni su eventuali documenti aggiuntivi, ad esempio copia dei documenti del veicolo, chiavi, eccetera. La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o illuminazione. Vero. La visiera serve a proteggere occhi e viso, ma soprattutto non deve peggiorare la visibilità. Devi poter vedere bene la strada in modo chiaro e senza distorsioni. Questo significa che la visiera deve essere pulita, trasparente e in buono stato. Se è rigata, opaca o danneggiata può creare riflessi, aloni e effetto abbagliamento, rendendo più difficile vedere ostacoli, pedoni e segnaletica, specialmente con pioggia, fari e illuminazione variabile. Per questo, quando è rovinata va sostituita e, se tende ad appannarsi, vanno usati correttamente aerazione e soluzioni antiappannamento. In corrispondenza degli incroci urbani è consentito non azionare l'indicatore di direzione per svoltare a destra. Falso. Quando svolti a destra stai facendo una manovra di cambio di direzione,
quindi devi segnalarla con l'indicatore di direzione, la freccia, anche negli incroci in città. La segnalazione serve a far capire in anticipo le tue intenzioni a chi ti segue e a chi è vicino, auto, moto, biciclette, pedoni, riducendo il rischio di tagliare la strada o sorprendere gli altri utenti. In pratica, controlli specchi e angolo cieco, azioni la freccia con un po' di anticipo, mantieni la segnalazione durante la svolta e la interrompi quando la manovra è completata. Il segnale raffigurato può essere completato con luci gialle lampeggianti. Vero. Il pannello mostrato è un preavviso di cantiere mobile. Può essere montato su un veicolo che sta lavorando, o che precede i lavori, per segnalare che più avanti c'è un cantiere in movimento e che la circolazione può essere ridotta o modificata, per esempio corsie che si restringono o diminuiscono. Proprio perché deve attirare l'attenzione, questo segnale può essere integrato con luci gialle lampeggianti, che servono a renderlo più visibile e a far capire che si tratta di una situazione temporanea di pericolo o di lavori in corso. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità, a luce abbagliante, purché l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Falso. Il lampeggio degli abbaglianti, uso intermittente dei proiettori di profondità, è consentito per dare avvertimenti utili a evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Questo uso è ammesso sia di giorno sia di notte, e anche dentro i centri abitati, quindi non è vero che si può fare solo quando l'illuminazione esterna manca o è insufficiente. I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg. Vero. Un rimorchio leggero è definito tale quando la sua massa massima a pieno carico, cioè il peso massimo con cui è omologato a circolare, rimorchio più carico, è fino a 750 kg. Questo valore non è, quanto pesa oggi, il rimorchio, ma il limite massimo autorizzato e lo trovi indicato nella carta di circolazione. Per capire perché è importante. La soglia dei 750 kg è uno spartiacque nelle regole del traino, perché oltre quel valore spesso cambiano requisiti e abilitazioni, ad esempio, in molte situazioni serve un'estensione o una categoria diversa della patente, a seconda delle masse del complesso. Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo, lampeggio simultaneo di tutte le frecce, per segnalare che la strada è sgombra. Falso. Il lampeggio simultaneo di tutte le frecce, segnalazione luminosa di pericolo, non è un segnale da usare per dire la strada è libera, puoi sorpassare. Quelle luci si usano in situazioni di pericolo o emergenza. Per esempio, veicolo fermo o che ingombra la carreggiata, improvvisi rallentamenti o incolonnamenti, guasto con velocità molto ridotta, tempo necessario a posizionare il triangolo, fermata di emergenza che crea pericolo. Quando vieni sorpassato, il tuo comportamento corretto è facilitare la manovra, tenerti il più possibile sulla destra, mantenere una marcia regolare e non aumentare la velocità. Non hai invece l'obbligo, nella regola, di autorizzare il sorpasso con i lampeggianti di emergenza. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da soma. Vero. Il segnale, cerchio blu con cavallo e cavaliere, indica l'inizio di un percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella. Quindi è un passaggio destinato a cavalli e animali simili, per esempio muli o asini, usati per sella o trasporto. In quel tratto non devono transitare gli altri veicoli e, in genere, neppure i pedoni. È un percorso dedicato a questi animali. Grazie per aver guardato, scrivete nei commenti quanti errori avete fatto. Iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!